Quella che vedete è la mia canna da serra, piegata all'inverosimile, e sembra un giocattolo nelle mie mani. E quello che c'è là sotto è probabilmente il pesce serra più grande della mia vita, che si starà facendo 4 risate. La storia sembra già scritta. La canna è troppo piccola per quel pesce e quella scogliera, il serra va sotto gli scogli, il tracciato si rompe e il sogno finisce. Questo rompe. Ma la storia non termina così. La storia comincia proprio da qui. Avete presente quelle giornate fredde e tempestose dove tutto ti dice di rimanertene a casa? La pioggia che scende senza sosta, la scogliera che si mette contro di te in ogni modo e una risacca così forte da rendere impossibile tirare fuori qualsiasi pesce? Eppure quelle sono le giornate che nel bene o nel male te le ricorderai per sempre. Beh. Allora. Per fortuna ho sempre un paio di canne da pesca in macchina. Decido di pescare con una canna molto più potente, perché quella che avete visto all'inizio non sarebbe servita a nulla oggi. E nonostante il vento e la pioggia e le mani congelate, decido di provare a prendere il mostro, perché oggi i mostri ci sono. Decido di creare un finale lunghissimo, almeno 2 metri dello 0,60, qualcosa che non avrei mai pensato di fare prima, per cercare di non rompere su quella maledetta scogliera e tentare di pescare almeno un pesce. Per cominciare, visto che non conosco che pesci mi troverò di fronte, mando un bel po' per la scoperta, almeno, se sono fortunato, riuscirò a vedere qualche pinna. Tra l'emozione nel fare un nuovo lancio e le mani congelate dalla pioggia non riesco neanche a mettere un moschettone e ci impiego un'eternità. L'esca è un'esca abbastanza economica, oggi ne abbiamo perse talmente tante che non mi va di lasciare l'ennesima esca da 20 euro sul fondo del mare, però ha delle ottime ancorette e soprattutto un filo passante. Se abbocca il mostro non lo perderò. Recupero col cuore in gola, sperando di vedere qualche sagoma dietro la mia esca. In realtà però l'attacco è silenzioso e neanche me ne accorgo. Cazzo, manco l'ho visto. Settone, è grosso. Sì. Oggi la risacca ce la sta mettendo davvero tutta per non farci prendere neanche un pesce. Vai. Oh. Vabbè. Fa niente, dai, sti cazzi. Non mi perdo d'animo, non era quello il serra che cercavo e ci riprovo. Lancio, dopo lancio, dopo lancio. E stavolta il serra prima si fa vedere e poi attacca. E attacca dopo un interminabile inseguimento proprio sotto i miei piedi. Eccolo! Grosso, eh! Sembrano tutti dei serroni giganti, ma è la risacca che ne moltiplica le forze. Anche questo è un pesce piccolino. In the net! E no, non è sicuramente lui il serra che stiamo cercando. Poi ovviamente
me non mi frega niente di serra, io voglio prendere il mostro che sta lì. Ma ti rendi conto quanto è grosso quel pesce? Ovviamente ha anche ricominciato a piovere, ma noi ci crediamo fino in fondo, tant'è che mia moglie è lì già pronta con il guadino. No, mo, levate con sto retino. Ignara del fatto che per qualche strana legge mistica della pesca, se il guadino è pronto, i pesci non abboccano. Stavolta vedo qualcosa dietro al popper. È lui, ed è grosso. Eccolo! È lui, è il Serra che cercavamo, e parte come un treno verso il fondo. Di serra ne ho presi tanti, ma questo è davvero grosso e sa il fatto suo, andando sempre a cercare gli scogli sul fondo. È enorme. Sì. Amo, che ne so? Non lo so. Lo butto su, eh? Sì, sì. E questo è proprio gigante. Se va là siamo fottuti, eh? No, 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 non serve. Sono terrorizzato all'idea che possa andare sotto gli scogli ed incastrare il filo. Se lo fa, è finita. Lo vedo, questo è davvero un pescione. Guarda che cazzo di serra. Si è acchiappato sullo scoglio, cazzo. Tento di liberare il filo incastrato allo scoglio in tutti i modi. Sì. Questo è un serrone. Ci riesco, ma so che il filo si è rovinato. Guarda che serra, mo. È gigante. Io te lo butto qua e tu vai lì e lo prendi. No, no! Ha spaccato di nuovo. Vanno sotto gli scogli, vanno. È andato. Anche questo ha rotto. Guardo sconsolato il filo e capisco che forse non avrei potuto fare nulla. O forse sì. Quando perdo una battaglia così mi chiedo sempre cosa avrei potuto fare di diverso. Stringere la frizione, tirarlo un po' di più. Ma la risposta non c'è. Ma l'unica cosa che non mi farà dormire la notte è il pensiero di quanto fosse grande quel pesce, che non sono riuscito a vedere bene. Ma nonostante tutto non ci siamo mai persi d'animo e abbiamo continuato a pescare, e quella che vi faccio vedere è la cattura più bella di quel giorno, sotto un diluvio incredibile, completamente bagnati ed infreddoliti. Eccolo! La pioggia!